Sei pronto per portare la tua attività al prossimo livello? Hai bisogno di far conoscere i tuoi prodotti o servizi a un pubblico ampio e appassionato? Allora su Radio Rossonera sei nel posto giusto. Con Radio Rossonera puoi raggiungere 1 milione di ascoltatori e 30 milioni di contatti al mese. Se vuoi far crescere il tuo business, la pubblicità su Radio Rossonera è la scelta perfetta. Il nostro team di professionisti ti guiderà attraverso ogni fase del processo, dal design del tuo spot alla diffusione in diretta. Offriamo pacchetti personalizzati per soddisfare le tue esigenze pubblicitarie, non solo pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate tra dirette e social. Non perdere l'opportunità di far conoscere la tua attività a un pubblico appassionato e fedele. Contattaci oggi stesso. Manda una mail a edoardo.maturo@radiorossonera.it o chiamaci allo 02 43 51 16 67 per scoprire come Radio Rossonera può aiutarti a crescere e a raggiungere il successo. Hai mai sognato di diventare il mister perfetto? Ora puoi farlo con Mise, la nuova app che ti permette di giocare ed investire con il calcio. Grazie ai nostri algoritmi, i valori dei calciatori sono oggettivi e basati sulle performance. Raccogliamo e lavoriamo oltre 5.000 dati dal più grande data provider sportivo del mondo, Opta. Con Mise puoi comprare, vendere e scambiare i tuoi cartellini digitali, guadagnando come un vero mister. E se sei un neofita del trading, non preoccuparti. Mise ti insegna i concetti base della finanza in modo divertente e ti fa guadagnare con la tua passione, il calcio. Se te ne intendi davvero di calcio, diventa il primo mister dell'era digitale con Mise. Scarica subito l'app e inizia a vivere una nuova coinvolgente esperienza di fantamercato 2.0. Mise, la tua nuova squadra digitale. Tifosi del Milan, siete pronti a brindare ai gol della nostra squadra del cuore? Con la Montina, lo spumante dei campioni, ogni brindisi diventerà un vero e proprio gol. La Montina è il vino perfetto per celebrare le vittorie del Milan e superare le sconfitte. Le uve pregiatissime della regione di Franciacorta, unite alla maestria dei mastri vinificatori, creano una bollicina delicata e raffinata, capace di esaltare ogni boccone e ogni emozione. Che aspettate? Fate come il Milan che ha scelto la Montina come vino ufficiale. E allora, in alto i calici e cincina la passione, alla storia e ai colori rossoneri. E vai Milan! Gol! E poi segna un gol incredibile! E il gol dei ragazzi! Rete! Ben ritrovati a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, meglio, qui da Radio Rossonera, è il talk della vigilia, torniamo in diretta in questo lunedì 17 aprile, iniziamo una settimana che ci conduce al quarto di ritorno, il quarto di domani sera alle 21, c'è Napoli-Milan, quarto di finale di Champions League, che sancirà chi andrà in semifinale con l'Inter, col Benfica, chi lo sa. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Enrico Boiani. Salve. Salve a lei. Tornerà a trovarci anche Franco Ordine che arriverà tra una mezz'oretta circa, intorno alle 16:30 sarà nostro ospite qui di giornata. È una giornata un po' particolare, è una Oggi vigilia. È il giorno dei due, come dire, del marcatore, dell'assistment della partita di andata, il 17-4. Sì, è vero. Domani è il 18-4. Non ce l'abbiamo più il 18. Non c'è nessuno che ha il 18 al Milan? Mi sa che dopo Meite se n'è andato al bar il 18. Va bene, la domanda che volevo farvi è la stessa che vi fa Silvia, ovvero come stiamo ad Ansia? Ma allora, io ve lo devo dire molto sinceramente, io non ne posso più. No! Io non ne posso più di tutto questo clima tossico attorno a questa partita. Spero che finisca prima possibile.
Sì, basta, io onestamente non ne posso più. E onestamente posso dirvi, non sono neanche abituata a vivere così la Champions League. E un po' mi dispiace, perché la Champions League è qualcosa di altro. Ok. Qualcosa di un po' più sopraffino, un po' più di classe. E quindi mi spiace che questa sfida, che per carità, se fosse stata contro l'Inter, mi immagino uguale, ma non così. Cioè, capisco la rivalità tra italiane, ma non penso che se ci fosse stato un Manchester City-Liverpool saremmo arrivati a tanto. Quindi veramente mi spiace un po'. Mi auguro che la partita di domani sera arrivi prima possibile. Mi auguro che abbia un risultato come tutti quelli che ci ascoltano sanno. Però mi spiace un po', ecco. Quindi vivo questa vigilia con attesa che arrivi la partita. Henry. Molta meno ansia rispetto alla partita di andata. Perché? Non so perché, non so spiegarmelo, probabilmente è il fatto che sia oggi. Cioè, ora che ne stiamo parlando. Magari domani mi salirà, anzi sicuramente un po' mi salirà. Però io alla partita di andata ero veramente teso. Il fatto che tu abbia 2 risultati su 3, il fatto che comunque i nostri giocatori, come dire, si carichino quando punzecchiati, quando, come dire, provocati, non mi fa stare tranquillo, perché la partita è tutta da scrivere. Però ho meno ansia dell'andata, dove loro venivano da 4 gol presi, arrivavano a San Siro molto carichi, eccetera eccetera. Sarà una partita diversa ancora rispetto alle altre 3 che abbiamo già visto quest'anno contro il Napoli. Però a questo punto sei in ballo, balli e devi ballare bene, perché sennò il rischio che ti pestino i piedi è importante, ecco. Vediamo. La sto vivendo non neutro, perché non si può essere neutri, però con meno ansia rispetto alla partita di andata, dove mi avete visto voi all'andata. Cioè, si decide domani, non è che si decideva. Non caricarlo, che è arrivato la partita che era distrutto la settimana scorsa. Sì, settimana scorsa è stato fare. un dramma per il sottoscritto. Voi eravate paradossalmente molto più tranquilli di me. Parla per te. Io rimango tranquillo e sereno. E invece questa settimana sono leggermente più, non so perché mi ha fatto così, magari dovevo andare al contrario, e magari molti dei nostri ascoltatori la stanno vivendo al contrario, cioè all'andata erano un po' più, non tranquilli, però un pochino più sul vediamo, e adesso c'è l'ansia. Io ho fatto più il contrario. Io rimango abbastanza sereno, ma non perché è comunque la Champions League. Mi sarebbe piaciuto, come ha detto Bea, viverlo in maniera un po' diversa. L'area della Champions dovrebbe essere un po' più leggera, un po' più sana, meno roba da bar, da cortiletto, da articoletto, da rutto libero sui social, un po' meno. La bella conferenza stampa con le stelline, col giocatore di fianco, le domande dei colleghi stranieri, ma non solo. Non metto in dubbio che quella di Mister Pioli sarà così. Sì, in generale è un bel avvicinamento col quotidiano straniero che ti fa la copertina col tuo giocatore e loro, insomma, una roba un po' più bella. L'abbiamo un po' ridotta a qualcosa di molto provinciale, e un pochino questo dispiace, però pazienza, la tossicità di questi ultimi giorni passerà domani sera, e quindi vedremo un po' come andrà. Ovviamente è abbastanza inaccettabile che si vada oltre, si stia andando verso l'insulto, cosa che l'insulto è sempre meglio evitarlo, anzi è assolutamente da evitare, un po' come è successo ieri con l'account social di Teo. Sì, è stato inaccettabile quello che è accaduto. Però mi è piaciuto comunque l'atteggiamento dei nostri, che senza far le vittime si sono abbastanza riuniti in cerchio, soprattutto i 2 amici di Teo. Sì. Mancava il terzo, cioè il migliore amico di Teo, cioè Diaz, che probabilmente domani... Lui, come i veri migliori amici, l'ha Esatto. fatto in privato. Non lo so, ipotizzo. Pensavo come Robin, che arriva al momento giusto, sì, per aiutare Batman. No, Vabbè. fatto sta che sì, mi aspetto comunque una squadra molto carica, ma io non metto in dubbio che domani il Milan scenda in campo agguerrito, scenda in campo con la voglia di passare il turno più di ogni altra cosa. Questo per me non è in discussione. Poi ovvio ci sono gli avversari, ci sono gli episodi, e la partita va giocata e va fatto il massimo. Però sul Milan
In queste gare qui non nutro più dubbi. Come non nutro dubbi nelle partite del Milan, un po', come dire, in mezzo alla settimana, orari strani, contro avversarie medio-piccole, che non ho dubbi che il Milan non sia il Milan che vediamo nei big match. D'altra parte, nei big match non ho dubbi che il Milan faccia il Milan. Ringrazio Alexandru Eva per l'abbonamento. Grazie mille Alexandru per il tuo abbonamento. Così come devo ringraziare in apertura. È comparsa una grafica. Cos'è? È comparsa una grafica? Vabbè, essere. Devo ringraziare i 2 rinnovi di Ciccio87 e Simone Cerri. Grazie mille a entrambi per i rinnovi. Ho visto che un po' di nostri vecchi abbonati si sono dimenticati di rinnovare. Tipo, io mi ricordo che aspetta, l'ho visto poco fa. Aspetta, mannaggia, l'ho perso. Sì, l'ho perso. C'erano dei nostri abbonati poco fa. Mannaggia, vabbè, aspetta, come il gol dell'Udinese, perso. Una vecchia cheat di Champions League, tra l'altro. Già. No, volevo fare delazione in diretta così molto semplice, invece no, non posso farlo perché me li sono ampiamente persi. Chi non ha rinnovato l'abbonamento lo sappia, tipo Flavio, hai perso l'abbonamento, non l'hai rinnovato, rinnova l'abbonamento. Mannaggia. Anche c'era un altro nostro vecchio ascoltatore che se l'era un pochino perso. Anche Marsigliese, ciao carissimo, riabbonati. Non mi stai insultando ancora. Ma se ti abboni puoi farlo. No. Bravo, Marca Sciovita, eccoti. A te avevo visto che eri senza abbonamento. Abbonati, 0,99 centesimi. Il tastino con il dollaro, 0,99 centesimi. Bea. Sì. Vabbè, Dici tutto, abbiamo dici fatto tutto. quello che dovevamo fare. La grafica l'abbiamo messa. Allora, la grafica l'abbiamo messa. Città, stadio, data. Il risultato dell'andata, a differenza, grazie Flavio che ha subito colto il tuo invito, Grazie, si è Flavio, abbonato. davvero. A differenza della gara di andata c'è anche il risultato. Come avevamo fatto col Napoli-Milan 0-1, noi comunque le abbiamo fatte tutte, ci stiamo provando, stiamo già organizzando il menù di domani sera identico a quello di ritorno con il Tottenham. Noi C'è il nostro qualcuno lo faremo. che deve mangiare carote in chat? Noi il nostro lo faremo e quindi poi tocca ai ragazzi andare in campo e portarsi a casa questa qualificazione che sarebbe meritatissima. Ma così? Qui lo dico e qui lo sì, manca 90 minuti. non mi interessa, meritatissima. Sarà Meritatissima. lunghissima. Abbonatevi per noi due, per me e per Henry, che devono sopportare tutto ciò. Però non è che ogni settimana ci deve essere qualcosa per cui noi si debba, insomma. abbiamo La vinto un settimana campionato scorsa, così. no, nel senso, la settimana scorsa c'era Kakà. E Oddio, scusate, l'agitazione, rispondo eccetera. anche in chat. Lorenzo, non ti blocco quando parli di Shar, ma ti blocco quando sei maleducato e usi termini non appropriati. Grazie. Perché poi devo passare Tra per altro, l'altro, non mi va. vi racconto mentre siamo coperti dalla Poi, grafica. cambiamo subito intanto che ok. ci siamo. Va, sei Morgan. Jacopo, mettimi in onda Jacopo detto Morgan. la classifica, così chiudiamo il discorso weekend. Tra l'altro voi non lo sapete, ma è proprio Morgan quello di X Factor. No, scherzi a parte, ho recuperato. Stavo cercando una cosa questa mattina. Tra Mattino Milan e Chiama Milan, non mi sono girati i pollici, stavo cercando un vecchio talk di ormai 3 anni fa. Specifico, Sei un perché pazzo, come mi hai fatto a ricordavo di trovarlo? aver... Non l'ho trovato, ne ho trovato un altro. In questo talk... tu mi fai una domanda, io non ero neanche qui, ero in collegamento da casa, dalla ridente San Donato, mi fai una domanda su Dallo Rafael stadio. Leao. Dove mi dici, però non è che sta andando così bene, Rafa. E la mia risposta, potremmo prendere il virgolettato, togliere Enrico Boiani, scrivere Beatrice Sarti, togliere Rafael Leao, mettere Charles De Ketelaere e avremmo le stesse identiche cose. Dopo lo registro. Ok. Allora, chiudiamo il discorso campionato per un secondo. Lo sappiamo tutti, non stiamo facendo tantissimi punti in campionato, anzi, siamo riusciti a 2 pareggi con l'Empoli e con il Bologna. Anche se col Bologna, in tutta onestà, il Milan meritava tranquillamente i 3 punti, cosa che un po' gli è stata scippata dalla direzione arbitrale, non propriamente ok per essere educati. Napoli 75, Lazio 61, Roma 53, Milan 56, Milan 53, Inter 51, l'Atalanta ha la possibilità di salire anch'essa a 51 vincendo però a Firenze.
Juventus ha perso, quindi rimane a quota 44, Bologna 44, Fiorentina 41, via via tutte le altre. La Samp non si sblocca e rimane ultima in classifica. Torniamo pure in studio, anzi facciamola così, Jacopo, chiudiamo il discorso con il prossimo turno, che sarà veramente il prossimo turno, perché c'è di mezzo per davvero la Champions League. A questo punto il Milan giocherà contro il Lecce il prossimo weekend di domenica, poi via via ci saranno tutte le altre sfide della nostra Serie A, eccole qui, con Verona, Bologna, Salernitana, Sassuolo, Lazio, Torino. La Lazio ha il Toro e l'Inter, se non ricordo male. 6 punti. Nelle prossime 2. Sampdoria, Spezia, Empoli, Inter, Monza, Fiorentina, Udinese, Cremonese, che fa rima, Milan, Lecce, Juve, Napoli e Atalanta, Roma. Turno bello Sì, denso, sì, la sì, prossima, sì. bello denso. Turno in cui la nostra squadra dovrebbe fare i 3 punti e invece puntini. No, magari no, magari passiamo il turno in Champions e siamo sparati dritti e ci casiamo ancora di più. Però sono le classiche partite dove il Milan, ci sono gli scontri diretti, deve fare 3 punti, le altre perdono punti, eccetera, eccetera, e poi non ne approfittiamo. Ma magari a sto giro le cose saranno diverse. Mettimi in onda anche la grafica numero 4, Jacopo. Chiudiamo per davvero il discorso e in pratica usiamo la grafica numero 4 per lanciarci verso la Champions, perché insomma la partita di Bologna, che ha visto molte delle seconde linee in campo, magari è anche servita, salute Bea, magari è anche servita per farci un'idea di chi può darci una mano nell'ultima parte di stagione per davvero e chi magari fa un po' più fatica. Chi ha fatto molto bene è Tommaso Pobega. Questi sono non sono i dati di Mise, ma li abbiamo presi dal database di Opta, che usa Mise per i suoi algoritmi e che dà come migliore in campo di giornata Tommaso Pobega, che ha giocato veramente una gran partita. Al di là dei dati, anche l'occhio aveva già raccontato quanto di buono aveva fatto Tommaso Pobega. Un gol, 37 passaggi riusciti, è stato il migliore, tolti i 2 difensori centrali che insomma, sono quelli che in realtà tengono più il pallone. Esatto, poi se la passano tra di loro è difficile che sbaglino passaggio, però è il giocatore con più passaggi riusciti tolti i 2 centrali. Ha bloccato un tiro verso lo specchio della porta del Bologna, ne ha fatti 2 fuori oltre il gol, ha vinto 4 contrasti e dove vedete la stellina è perché è stato il migliore di squadra, quindi contrasti vinti 4, 7 palloni recuperati, 12 passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo, cioè nell'ultimo terzo, ovvero il nostro terzo offensivo vicino alla porta del Bologna, è stato il giocatore che ha toccato più volte la palla e per 12 volte ha fatto un passaggio corretto in quella parte di campo, quindi molto sfruttato anche in quella parte di campo. È stata veramente una buonissima partita. Grande gara di Tommaso Pobega, grande partita, a me è piaciuto tanto, ma in realtà mi è piaciuto il Milan in generale. Bisogna capire che fine avesse fatto dopo la partita contro il Lecce il buon Tommaso Pobega, perché non l'abbiamo più visto da quella trasferta lì. Bisogna capire perché in altri contesti sono entrati altri giocatori al posto di Tommaso Pobega, vedi Bakayoko. Però dobbiamo essere contenti perché a parte che ha fatto un gol non banale, secondo me, perché in un momento del genere pareggiare ti serviva anche dal punto di vista del morale e ha fatto veramente un gran bel gol. E poi è stato presente, vivo, attivo, si è assunto anche tante responsabilità, perché è come se un po' avvertisse che tra quelli in campo era uno di quelli che doveva tirare un pochino più la carretta, cosa che magari altri avrebbero dovuto fare, non hanno fatto, e invece lui sì, quindi bravo Tom. Fate come Enrico Boiani, guadagnate con Mise. Io non sto guadagnando, no, io sto testando le mie skills e a quanto pare la cosa sta funzionando. Perché? Torniamo in studio. Perché dei 300 crediti, diciamo, che si hanno del fantasy game, io ne ho spesi 287, quindi me ne sono lasciati 13 lì, ho detto vediamo, ma la mia squadra adesso non vale più 287, vale di più, 313. Ho un profitto del 7%. Se avessi avuto dei cartellini gold, quindi se ci avessi investito del denaro, avrei fatto fruttare quel denaro del 7%, che
non sono bruscolini, come si dice nella città delle squadre che ci stanno togliendo i posti per la Champions. Chiudiamo il discorso campionato. Scaricatevi l'app di Mise perché torniamo a giocare direttamente il prossimo weekend, quindi torniamo Poi in campo Cedo con che Mise. non sa come fa a essere 12esimo, tipo Credo 13esimo. culo, semplicemente, per dirla proprio io sono in maniera volgare. a 33esimo, me la sto cavicchiando con l'obiettivo di risalire un po' la china. Andiamo a vedere invece il tabellone della Champions. Ormai ce l'abbiamo in testa tutti quanti. Domani si riparte. È una ripartenza per noi da 0 a 100. Poi vedremo se mercoledì, Jacopo, mettimi pure la grafica numero 5, ci sediamo sul divano con rammarico oppure con la speranza di il 9 e 10 maggio di esserci ancora, chissà contro chi. Perché forse l'unica, il nostro quarto è forse l'unico proprio tanto in bilico. Di là l'altro che forse è un pizzico in bilico è quello dell'Inter, magari per il periodo che sta attraversando l'Inter, non particolarmente felice al di là della partita di Lisbona, però il Benfica deve fare 2 gol per portarle ai supplementari. Ma io credo che l'Inter, se non passerà il turno, sarà perché veramente si autodistrugge. Si sgretola. Perché non ha un senso. Gioca anche in casa, quindi 2-0 fuori casa, ok che non vale più la regola, per carità, però comunque giochi in casa e parti da un 2-0, quindi se fai un gol difficile che gli altri riescano a pareggiare i conti, quindi voglio dire, poi per carità nel calcio può succedere di tutto, però mi sembra abbastanza annunciato. Il Real Madrid pure, e il City pure. Quindi la partita più bella è quella di domani sera, che pensa, stanno tentando di rovinare. No, cioè la partita torniamo in più bella studio. è quella di domani sera, a livello di Sì, che è conti ancora aperti. aperta. Le altre devi sperare in un qualcosa di... Beh, che dire. Ti vedo carica, ma soprattutto non per nulla tesa. No, io sono qui. Sei piena. Qui. Ma di che cosa? Non posso Ricordandoci dirlo. che siamo su YouTube. Appunto, non posso dirlo. No, io credo che veramente sia... Cioè, se passeremo il turno e ci sarà l'Inter, saranno 2 settimane di inferno. Però credo che sia diverso. Cioè, non mi piace quello che sto leggendo, quello che sto vedendo. Cioè penso che si stia andando un po' oltre la rivalità calcistica. Tra l'altro rivalità tra Milan e Napoli che non è mai esistita. Cioè non so come dirlo anche a loro. Cioè sai quando credi, cioè ti dicono lo sai che quello lì ce l'ha con te, e tu dici sì ma io non ci ho mai litigato. Cioè non... Andrai anche tu sotto l'hotel del Milan stasera? No. No, Mi perché? spiace. Spero che per me stessa no. Spero che quel tam tam mediatico sia falso. falso. Fare la giocata di andare nello stesso hotel del Napoli. Era un po' complicato. Sarebbe però stata una grande mossa. In teoria stavano girando dei messaggi non propriamente così positivi per quanto riguarda la nottata del Milan a Napoli, cioè con alcuni tifosi che si starebbero organizzando per fare un po' di festa, diciamo così. Io li farei dormire Spero adesso. proprio di no. Li farei dormire adesso nel dubbio. Fatevi una pennica adesso, riposatevi così, se dovessero succedere drammi, cosa che mi auguro di esistono no. i tappi per le orecchie e le mascherine. Mal che vada. Ne usciremo così. Va bene, sì, insomma, abbiamo già visto queste scene. Se non ricordo male, a Barcellona contro l'Inter, può essere? Se non ricordo male, il Barça... Sì, ma ne era successa anche una marea di volte. Io ricordo il Real degli ultimi tempi di Ronaldo, non Ronaldo il fenomeno, il Sium, che... cioè, ormai sono il fenomeno e il Sium. Che quando andava in Champions League nei gironi con le squadre, non dico materasso del girone, ma con le piccole di Champions, questi provavano il tutto per tutto. Ogni tanto succedeva che non le facevano dormire, però
quelle robe che succedono proprio perché ti appiglia ogni... Io spero vivamente. Scusate, ho letto il messaggio di Dennis, ha fatto abbastanza ridere, cioè che Teo e Leo giocheranno a FIFA fino alle 2 e avranno quindi i cori live. Beh, audio ambientale. Sì, sì. Io spero, mi auguro che i nostri giocatori, che di fatto hanno vinto un po' di scudetto anche con le brutte parole, le provocazioni, abbiano visto e letto tutto e traggano da questo la forza per annientare. No, andiamo avanti. Basta, annientare è un verbo. Sì, Cioè, sì. Annientare... Perché- Andiamo a vedere quello che hai fatto stamattina, Bea? Sì. Andiamo a vedere i video direttamente da Milanello con Bea che era presente sul campo esterno, anzi sul campo ribassato, no? Rialzato. Centrale. Sono tanti. Beh, se uno è No, anzi, abbassato... è uno riscaldato, credo quello, se non ricordo male. Comunque, li andiamo a vedere, caro Jacopo, mettimeli pure in onda uno dopo l'altro i video dell'allenamento. Eravamo tutti in trepidante attesa di Olivier Giroud. E a un certo punto si è materializzato, Bea. Sì, è uscito subito sul campo centrale. Olivier, tutti lo aspettavamo, tra l'altro contro sole, quindi prima di scrivere che insomma Olivier c'era, ci siamo assicurati di vederlo un paio di volte. E quindi ecco, c'è Olivier. L'unico che ha lavorato a parte per una piccola contrattura è Malik Thiaw, che è uscito un po' più tardi da solo, e quindi tutto il resto tutto nella norma. Qui vediamo l'inizio dell'allenamento e poi vedremo il torello classico di... Sì, poi insomma, di durante quei il 15 torello minuti. ti chiedo magari qualche retroscena carino che è emerso durante il torello. Beh, l'immagine più bella sicuramente è stata quella di Paolo Maldini con Leao. Io non so cosa si siano detti, però è stato carino con Rafa che apre le braccia. Purtroppo non sappiamo cosa ha detto Paolo e cosa ha risposto Rafa. Poi qui c'è il torello che si prendono un po' sempre tutti in giro. Abbiamo scoperto che Charles è chiamato Charlie e abbiamo scoperto, anzi non è una scoperta, che il più preso in giro nei torelli è sempre Ante Rebic. Ogni volta Ante Rebic è colui che si prende parole da tutti, sempre in maniera scherzosa, però devo dire che il torello è sempre un momento carino. E qui appunto lo vediamo. Mister è stato nel cerchio del torello, vero? Ha fatto il torello? Sì, Io l'ho visto, sì. Ok, no, l'importante sono le tradizioni che vanno rispettate e onorate, insomma, sono delle cose che, anzi, in teoria Comunque doveva anche pensavo- entrare nel torello, sbagliare e entrare nel torello. Pensavo che, cioè, stiamo parlando di un Ciao che è fuori per una contrattura, ma un Ciao che non dovrebbe essere dalla partita e che ad oggi è la quarta scelta. Quindi, cioè, era un ragionamento proprio che non c'entra nulla. A livello difensivo abbiamo comunque 4 giocatori, uno più solido dell'altro. È una bella cosa. In difesa? Sì, Sì, cioè, sì. se conti che la partita dell'anno, degli ultimi 10 anni, 15, scegliete voi, la giocano Kire Tomori e Kalulu e Ciao, adesso non so se verrà convocato, però Kalulu e Ciao sono le seconde linee difensive, è un bell'andare in difesa. Stessa cosa non si può dire per altri reparti. No, poi l'ha fatto, No, l'ha fatto, era nelle immagini. Sì, tra l'altro circola Gol di Rabona d'angolo. un'immagine dall'altra angolazione, cioè quella opposta rispetto a dove era Bea, che Rafa per fare sta Rabona, che credo ne abbia fatte 2 tra l'altro, tutte e 2 di fila, per fare sta Rabona solleva la bandierina con cura, la appoggia delicatamente per terra e poi va a fare la Rabona. Tutti, insomma, questa storia di Leao con le bandierine. Sia mai che si rompe ed Che è la poi cosa. si fa la storia del calcio si fa la un'altra storia volta. del calcio e poi è incredibile che non si sia ammonito. liberi tutti. Che i bambini poi prendono dei cattivi esempi. Se per caso si rompe una bandierina è un disastro. Io spero in Raffaele Leao e nella sua grandissima permalosità. Ma al di là di Rafa, comunque Bea, Malik Thiaw si è allenato a parte, ma parte.
parte lo sta stesso. smaltendo una piccola contrattura, nulla di che. Quando abbiamo chiesto appunto al Milan si sono mostrati per nulla preoccupati di quello. Al mister è andato in Torello. Sì, c'era andato. Perfetto. È andato, avevi dubbi? No. Guarda che Mister Pioli è molto scaramantico. Ma quindi io domani devo mangiare durante la live reaction, mi state dicendo? No, abbiamo degli altri programmi. No, perché tu hai mangiato durante la live reaction durante Napoli-Milan Serie A. Durante Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è successo altro. State facendo tutto da casa in modo tale che, oppure ve ne fregate della scaramanzia? Io a sto giro un po' la sto ignorando e la sto anche un po' snobbando. Perché per me a scaramanzia contro il Napoli non so quanto possa funzionare. Cioè nel senso che per tradizione sono molto scaramantici loro. Quindi non so se metterla sulla scaramanzia funzionerà. Io la metto proprio sui giocatori che abbiamo in campo, che devono scendere, essere permalosi, ricordarsi dei messaggi, ricordarsi delle critiche, ricordarsi di quello che dice Cassano, ricordarsi di quello che dicono in altre trasmissioni, ricordarsi degli articoli, ricordarsi Intanto Teo a proposito di ha altre appena cose. retweetato sia il messaggio di Leao, ed è una cosa di poco fa perché prima sono andata a Però controllare. l'unica cosa, Teo Hernandez li va preso e di Teo domani calma, perché proveranno calma. di tutto per innervosire. Calma. Sarebbe, figurati. Perché lui basta niente, va da 0 a 100. Il problema è che calma. quello che è successo non è per niente. Ma infatti io Quindi domani già- Teo, nel senso, non dico che gli faccio passare tutto, perché se un professionista giochi un quarto di finale di Champions League, sei anche vice capitano, devi rimanere lì. E ok, diciamo che se Teo domani perde un po' la brocca, io non mi sento di dirgli niente. Però è un quarto di Champions League. Sì, però Deve per fare quello lo che è step. accaduto non mi sento di dirgli niente. Abbiamo in collegamento Franco Ordine. Franco, ben ritrovato. No, proviamo a richiamarlo. abbiamo il Chiamiamolo solito perché abbiamo fischio. il problema del fischietto. Tu Bea, pensa che fortuna che questa cosa non è accaduta una settimana fa. Io più ci penso e più dico, ma pensa a te. Vabbè, l'entità Eccola. suprema è giusto, ci Mister mancherebbe. Satan. Ragazzi, sono 10 giorni che Ci andiamo avanti così. mancherebbe. 10 Scusami. giorni. Vabbè, ma Però Non so quando finirà, tra l'altro. Cioè, è non so quanti anni che flexa la foto con Kakà, figuriamoci, Io non la flexo, figuriamoci l'intervista, cioè... Però ti immagini se davvero fischiava. Infatti, grazie Magari divina. poteva andare via e non rispondere più. Chi lo sa? E invece, è non andata ha bene. fischiato, è andata bene. Trovate l'intervista di Riccardo Cacà, che è ancora molto molto attuale, sul nostro canale YouTube. La trovate o nel talk di mercoledì scorso oppure direttamente nella clip che è uscita nel weekend. Io O anche in podcast, O in podcast, esatto, se volete fare 2 passi con le cuffiette o Io- in macchina. lo richiamerei non per fare l'intervista che adesso Cacà? è disponibile, per farci Solo ridire per il Forza Milan. Lo vuoi richiamare? Eh. Vabbè. Invece abbiamo ritrovato in collegamento Franco Ordine. Franco, ciao. No, di nuovo. Cosa sta succedendo oggi al nostro telefono? Abbiamo dei problemi con la linea. Chiamate il tecnico. Rispondo al messaggio di Giovanni che scrive: Boiani, ognuno flexa ciò che ha. E infatti io in questo momento vi posso flexare. Ma io non Andiamo ho avanti. flexato. Non ho flexato. Facciamo una cosa, Jacopo, mettimi in onda la grafica numero 7 così noi andiamo un pizzico avanti, poi recuperiamo Franco nel mentre, perché mi sembra giusto fare insert coin. Il terzo e andare- gettone. sì. Bisogna andare sul numero 3, il round numero 3. Che è quello più importante. Cioè non che gli altri due che ha vinto Rafa siano stati meno importanti, ma di fatto ragazzi domani è quello che decide tutto. Henry, Sì, dimmi. sto Ragazzo, vedi come abbracciava come allargava le braccia, lo no? sa. Ma certo che lo sa. Lo sa. Ci ha anche giocato 15 giorni fa in sto stadio. 18, quanti sono? Ha anche già picchiato dentro 2 gol, uno più bello dell'altro, sto ragazzo, in questo stadio. Forza, Però diventiamo grandi. Però domani sera Kvara ha davanti un calciatore che... Davide Calabria. No. Sì. Andiamo pure da Franco.
Riproviamo? Franco Ordine, ciao. Eccomi pronto. Ciao Franco, ce l'abbiamo fatta. Scusaci, il collegamento è andato un attimo al bar, ma ti abbiamo ripreso. Franco, siamo ormai nella vigilia. È stata una vigilia un po' troppo tossica? Sì, abbastanza tossica tra l'altro in modo ingiustificato e ingiustificabile, perché non c'era nessuna condizione che la rendesse così. Spero e mi auguro che non abbia nessun tipo di conseguenze di seguito e quindi adesso possiamo parlare tranquillamente di altro e di calcio. A proposito di questo, Franco, sono state 3 partite finora in stagione tra Napoli e Milan, ti direi quasi una diversa dall'altra, non c'è stata grandissimo collegamento una con l'altra, e soprattutto quella interna, quella del Milan in Champions League, è stata una partita con tante partite a sua volta all'interno, un Napoli che parte bene, eccetera, eccetera. È difficile fare un pronostico per domani, oppure pensi a una partita che possa andare in un certo modo? Ma io penso che sia molto complicato, perché intanto mentre all'andata il Napoli ha davvero sorpreso il Milan, che è rimasto un po' sotto shock per quella partenza pancia a terra, credo che non ripeterà lo stesso errore, che tra l'altro devo dire si è ripetuto anche con altri interpreti a Bologna nei primi minuti, per cui quella da sempre è un po' il tallone d'Achille di questo gruppo, che deve prima riscaldare i motori diesel per poi cominciare a fare la sua partita. Secondo me molto si gioca su come faranno la partita, e cioè noi abbiamo visto per esempio che mentre nella partita di Napoli di campionato del 2 aprile il Milan ha fatto la partita, è andato a giocare, è andato a prenderlo molto alto e ha comodamente vinto, nella partita di San Siro è successo esattamente il contrario, e obiettivamente il Napoli ha avuto una golosissima occasione per andare subito in gol. Il Milan in questo caso ha giocato un po' alla vecchia maniera, un po' in contropiede. Ecco, bisognerà capire e vedere che cosa succede a Napoli. La lezione di Napoli-Verona ci dice che quando la squadra, non solo quella di Napoli-Verona, ma per esempio quella dello scorso anno, Napoli-Milan 0-1, gol di Giroud su quel tiro Spilenko di Calabria, quando il Napoli attacca una squadra che si difende bene nella propria metà campo, patisce qualche difficoltà. Così è stato anche col Verona, per esempio. Quindi bisogna capire che tipo di partita, di piano partita avrà preparato Pioli, se intende allagare la sua metà campo oppure andarli a prendere molto alti. Il ritorno di Osimhen va un po' a pareggiare le assenze di Kim e Anghissà? Allora ci sono 2 effetti sulla partita, il ritorno di Osimhen e il ritorno del tifo organizzato, che sono 2 elementi che possono tranquillamente far dimenticare le 2 assenze di Kim e Anghissà, e che sono sicuramente, perché poi riguardano il clima della partita e riguarda anche diciamo la cifra tecnica dell'attacco, sicuramente un valore maggiore. Franco, pensi che Pioli si sia già giocato tante delle sue carte, oppure magari qualcosina ancora in serbo dal punto di vista tattico può averla per quest'ultimo atto? Ma io penso questo, che è sempre stata una caratteristica di Pioli, del suo staff, quello di, tra virgolette, un po' squadernare il piano tattico tradizionale. È vero che non c'è niente di nuovo da creare, non ci si può inventare nulla, anche per il ridotto numero di ore a disposizione tra una partita e l'altra. Però è pur vero che le abitudini della casa sono queste, quindi sono portato a credere che qualche correzione
al piano partita che c'è stato per esempio sia a San Siro che a Napoli il 2 aprile ci sarà. Ma io ti faccio una domanda sui singoli invece, Franco, perché mi sembra che soprattutto nella partita di campionato il Milan abbia fatto una grande partita di gruppo, ma alla fine è stato il singolo, ovvero Rafael Leao, che l'ha stappata e anche l'ha chiusa col gol del 3-0. Ci si gioca tutto lì, come hai detto tu, ovvero si prova a stare un po' più bassi e poi si punta su Rafael Leao? Ma allora, secondo me lì quello è un po' il punto chiave della partita, in questo senso. Come voi vedete in maniera molto evidente, nei 4 difensori del Napoli, Di Lorenzo è quello che partecipa di più continuamente alla fase d'attacco e quindi inevitabilmente da quella parte lascia un vuoto. Se voi ricordate nell'azione di Tonali che fa quel break e lancia Leao, lì da quella parte Di Lorenzo non c'è ed è Rachmani che va a chiudere su Leao. Quindi secondo me quella è una delle cose sulle quali si può lavorare. Avrebbe molto senso se, ripeto, nella partita del 2 aprile c'è stata la novità assoluta di Bennacer su Lobotka. Non ha avuto lo stesso effetto nella partita di Champions, perché Spalletti molto astutamente ha previsto una variazione sul tema, e cioè accentrava Anghissà e teneva un po' largo Lobotka. Quindi a questo punto secondo me bisognerà capire chi giocherà al posto di Anghissà e soprattutto se Lobotka tiene la posizione sempre oppure se va a cambiarla di volta in volta. L'ultima cosa che ti chiedo, Franco, è questa. È stato un anno un po' di sali e scendi per il Milan, soprattutto nella seconda parte di stagione, dove ha dimostrato che qualche forse esame di maturità è stato un po' rimandato a settembre e in generale non ha dato prova di essere ancora al top come big per il doppio impegno. Ti aspetti per domani un vero e proprio esame di maturità per questa squadra? Ma io devo dirti molto francamente, da questo punto di vista mi pare che il Milan l'abbia già data in occasione sia del girone di Champions sia degli ottavi con il Tottenham. È evidente che quella di domani sarebbe obiettivamente più che un esame di laurea una sorta di master universitario, perché vorrebbe dire aver superato il confronto con una squadra che ha sulla carta una cifra tecnica nettamente superiore e che tra l'altro, se pensiamo al cammino che ha avuto in campionato, ha avuto una marcia stratosferica, insomma. Quindi da questo punto di vista secondo me lungo la strada di una squadra che anticipando anche i tempi, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, l'anno prima è arrivato allo sprint secondo, insomma, quest'anno si è già qualificato nel girone e poi ha superato gli ottavi. Insomma, io penso che non sempre si possono fare gli scalini 4 alla volta, poi ti capita anche l'anno in cui fai lo scalino 1 o 2 alla volta, quindi secondo me non è tanto un esame, ma è capire le dimensioni di questa squadra. Franco, grazie, buona partita, Saluti. Buona settimana e alla prossima. Ciao, Saluti. Ciao, Saluti. Lo salutiamo Franco Ordine, torniamo a Malpensa, Bea, Sì. dove sono partiti Sì. tutti quanti. È partito il Milan e ci sono anche i convocati, dove ci sono tutti, c'è Giroud, c'è Malik Thiaw, quindi nulla di strano. Cioè sono assenti solamente i giocatori che non sono presenti in lista UEFA. Io credo che l'assenza di Anghissà si farà sentire. Ma anche quella di Kim. Forse ancora di più di quella di Kim, perché secondo me nella partita di San Siro di 6 giorni fa, quanti erano? 7, non mi ricordo. 6 giorni fa, Cioè, oggi 5. 5, domani 6. Boh, vabbè, comunque
Non lo so, Mi fa di è venire. per questo che ho fatto il linguistico. Anche se in realtà andavo bene in Era matematica. mercoledì, giovedì, venerdì, Vabbè, sabato, ma ho mercoledì. perso la concezione dei giorni. Dicevo, È l'ansia questa. è l'ansia, sì. L'assenza di Anghissà si farà sentire per un semplice motivo, secondo me. Che nella partita di San Siro Lobotka è riuscito a fare le cose che è riuscito a fare perché Anghissà gli ha giocato tipo bodyguard. Era molto vicino a Lobotka. Provava lui a liberarsi in, come dire, in costruzione con un paio di triangolazioni, con un paio di uscite dal basso, per poi lasciare il pallone a Lobotka una volta superata la pressione. E lui, col fisico che ha, è riuscito a farlo bene. Quindi, per me, quell'assenza lì per il Napoli si farà sentire, più di altre. È ovvio che recupera un attaccante che devi stare attento e devi fare la partita difensiva perfetta. Ne parliamo tra pochissimo delle probabili formazioni, abbiamo tutte e due, quella del Milan e quella del Napoli. Prima un passaggio nello spogliatoio dell'arbitro per vedere chi è che sarà ad arbitrare Napoli-Milan di domani. Quindi Jacopo, mettimi in onda la grafica numero 8. È un arbitro super conosciuto, super famoso, che ha arbitrato anche la finale mondiale non più tardi di qualche mese fa. Con noi ci ha arbitrato anche nel girone la vittoria a Zagabria per 4-0, quella pre-Milan-Salisburgo che ha concesso il passaggio del turno. Con il Napoli invece non c'è un precedente attualissimo, si deve arrivare addirittura al 2019-2020, il pareggio contro il Salisburgo, appunto. Sì. Beh, è un arbitro importante, ha arbitrato anche la finale dei mondiali di quest'anno, quindi, cioè dell'anno scorso, 2022. Io mi auguro, come vi dico sempre, di non dover parlare dell'arbitro a fine partita. Purtroppo veniamo da una partita in cui dell'arbitro si è parlato veramente troppo e mi auguro che appunto Marciniak sia un nome che leggiamo e diciamo ora e non diremo più a fine partita, perché significherebbe che insomma è andato tutto normale. È un arbitro che quando sei in aria ci sono, come dire, situazioni ambigue, fischia. Proprio Sì, per anche tendenza. un arbitro decisionista, sì, questo sì. È uno molto che va molto, Ammonisce, esatto, rigori. va molto dritto, come dire. E quindi bisogna da un lato approfittare di questa cosa, ma non che devi buttarti, ovviamente. Però quante volte noi, è una roba per me che tipo questa cosa qua Leao la fa forse anche troppe volte, Cioè? che prende un mezzo contatto ma se può tira dritto invece di, come dire cavoli, tra un po' lo tranciano e ci potrebbero essere dei rigori. Idem, bisogna stare attenti perché qui alla mezza spallata un po' più forte, un po' più decisa, un po' più sulla schiena, come abbiamo visto nel rigore e in altre situazioni cioè, è un arbitro che fischia, quindi bisogna analizzare, secondo me, e studiare anche come arbitra. Cioè, devi curare ogni minimo dettaglio per queste partite qua, lo sappiamo, ce lo diceva Carletto Ancelotti. La Champions è la coppa dei dettagli. Quindi anche capire come arbitra di solito un arbitro e come arbitra, visto il polverone che è successo tra il Bologna e la partita di San Siro, come arbitra questo arbitro qui per avere meno polemiche possibili, meno criticità possibili e anche capire come arbitra, secondo me va analizzato da parte della A squadra. me piace molto un aspetto di questo arbitro, che non ama le proteste. Torniamo in studio. E quindi mi auguro di vedere un arbitro che sa gestirle e sa placarle, perché sinceramente anche la partita di andata ne ho viste un po' tante. Sì, un po' tante proteste, ma soprattutto non c'è mai limite al peggio, ma può difficilmente far peggio di Massa e di Bello. Di sabato, perché peggio di così è difficile arbitrare. Tra chi non vede e non decide e chi ha il replay e non vede e non decide, nonostante i replay. Andiamo ragazzi, a vedere dei diffidati probabili. non bisogna stare troppo attenti, dalle semifinali si resetta tutto. Se non viene ammonito a Napoli. Cioè? Se non ricordo. Ah, se- sei se- sicuro? Sì, se Tonali viene ammonito va in diffida. A me non sembrava, vabbè, può essere. Neanche a me, però Sì, se no altrimenti le cancelli la settimana scorsa. Ah beh, è vero, è vero, Per è il vero, è semplice vero. fatto.
La formazione del Milan è abbastanza scontata. Maignan, Teo, Calabria, Tomori Chieri in difesa. Tonali e Krunic a centrocampo con Benasser, Leao, Diaz e Olivier Giroud. Ormai sono i titolari battezzati per questo finale di stagione, un po' come è stato l'anno scorso. L'anno scorso, in ultime 7-8 all'incirca, abbiamo battezzato una formazione e siamo andati dritti per dritti. Più o meno abbiamo battezzato questa e andremo così. Trovami il punto in comune tra il Milan dell'anno scorso e il Milan di quest'anno, dell'ultima parte di stagione battezzato. Qual è il punto in comune di questi due Milan? Col centrocampo. Bravo. Col centrocampista. Scusa. Bravo. Sì, però lo sapevamo Il che centrocampo a è un triangolo po' lo la chiamerò comfort da zone. oggi. Il 4-3-3-4 di FIFA nessuno me lo toglierà mai dalla testa. Poi Che- la spengo la PlayStation, tranquilli. Che in realtà è Qualcuno sempre scriverà. Rade Krunic, che solo che questa volta fa il mediano e l'altra volta ha fatto il trequartista. Cioè è Rade che si prende il posto da titolare in pratica. Sì. Il Comunque- Milan è abbastanza fatto. Sì. Chiudo dicendo che domani saremo in live ovviamente per partita alle 20 e il post alle 23. Se invece volete vedere soprattutto Bea in live reaction alle 21, Io faremo la live reaction. Fossi in voi me la godrei, Bea, in live reaction, perché dà sempre quel qualcosa in più. Domani fiori di Bach, tutti. No! Porto una bottiglia. Per tutti. Sì. Domani Ma come sì. fiori di Bach? Fiori di Bach sono erbe Sì, naturali. assolutamente. quindi niente di che. No, volevo anche ricordare, perché ce l'hanno ricordati, che siamo quasi 1000, ma vedo solamente 154 like. Veramente male, Che male. brutto. Cioè, grazie per seguirci in quasi 1000, però. Sì, però in effetti basterebbero un terzo di voi che mette like, non dico tanto, un quarto di voi che mette like. Non fiori di bacca, di No. Bach, il compositore. Alle 21 Mediaset e Sky. Sì. C'è Trevi che ci... No, c'è Callegari Paganin Ma tanto su non la Mediaset, senti. mentre su Sky c'è Compagnoni Marchegiani. Compagnoni per la Champions del Milan. Al VAR c'è un altro Tanto- polacco invece, Kwiatkowski. Torniamo pure in Tanto studio. non la senti, Ricordati. Erdi, non la senti. Ma io dicevo per gli highlights successivi. Ah. Bravo Jacopo, esattamente. Andiamo direttamente al Napoli perché qui invece qualche dubbietto in più c'è. Perché ci sono i due giocatori che mancano per squalifica, ma uno viene sostituito sicuramente da Juan Jesus. Ma ci sono un po' di ballottaggi. Meret in porta. Per ora un po' più Mario Rui di Olivera. Anche se la fisicità di Olivera la lascerei comunque lì. Io credo che giochi Mario Rui. Poi gli darà il cambio Oliveira, come abbiamo visto a San Siro. Che non è entrato neanche male Oliveira. Juan Jesus e Rachmani sono i due coppie di difensori. Di Lorenzo, il capitano del Napoli a destra, non si smuove, come Lobotka in mezzo al campo. E ora arrivano i ballottaggi per davvero, con Dombele che per ora è in vantaggio e quindi lascerebbe inalterato Zelinski in tre quarti. Altrimenti, se dovesse vincere il ballottaggio Elmas con Dombele, Elmas sarebbe... In realtà diventa un centrocampo esatto, a tre. diventa un Ma centrocampo a tre lo può con essere in Zelinski. parte anche con Dombele, che è un giocatore che ha fatto un po' la spola tra la tre quarti e la mediana nel corso della sua carriera, quindi credo che comunque lo schieramento a centrocampo del Napoli sia, non voglio dire simile al nostro, con tre centrocampisti che vanno dove devono andare, dove gli viene detto di andare, però quasi, cioè dipende dalle situazioni come si mettono, ecco. Poi non l'ho messo tra parentesi, ma l'ho messo con la lineetta, proprio perché come al solito è un 50-50, non lo sai mai fin quasi le formazioni ufficiali tra Lozano e Politano. Gioca al secondo per me. Gioca Politano? 100%, è più carico di una molla, di una penna che apri, Chi? non lo so. Chi? Politano, Bea. No, Henry, no, dai, no, guarda, già si sta Ci mordendo sta le labbra. trattenendo in una Sai se stavolta lo No, trovano? no, fermala No, lì. cercavano Cosa stai all'albergo. dicendo? Fermati, Bea. Fermati lì. Ma io non mica detto niente. Kvaratskhelia a sinistra, Osimhen punta centrale, torna Osimhen in attacco per il Napoli. Questa è la formazione, anzi queste sono le formazioni probabili del Napoli. Vedremo un po' come vinceranno
E chi vincerà i ballottaggi in essere? Per me alla fine gioca Mario Rui, Dombele e Zelinski con Politano a destra. 28 ore. No, anche tu però. Cioè il carico a briscola. No, la censura, ma per il suo bene ogni tanto Ma va io fatto. non stavo dicendo niente, Torniamo non ti in preoccupare studio. che so benissimo che siamo in onda, è un tesserino da giornalista, io. Differenza di altri che se ne sono dimenticati tante volte, in Lo queste so, 2 settimane. Lo so. Sì, in effetti sale un po' l'ansia. Vabbè, mancano 5 minuti, ragazzi. È giunta l'ora del... No, del Sei pronostico. matto! No. Ma no. Giunta l'ora di cosa? No, fermo. Ah. Un po' il man of the match. Chi vi aspettate cosa? Mi E da chi? sbilancio io. Mm. Per me, il signore che ha il numero 9 sulla schiena del Milan non segna da troppo tempo. È un po' inghiandito, impallato da troppo tempo. Perché inghiandito? Inghiandito. Qualcuno che non sia Gioele, che ho visto prima in chat, sa cosa vuol dire inghiandito? Gioele sa benissimo cosa vuol dire inghiandito. Grazie Comunque, Iceman che si è abbonato. imballato, un po' appannato, ecco. Ne ha sbagliati anche tanti. Al Maradona se ne è mangiati un paio che forza Olivier. Per me è la serata di Olivier Giroud, perché è una partita in cui non servono dei gol, servono delle pietre grosse così da scaraventare in quelle reti bianche e azzurre, e deve essere la serata di Olivier. Bea. Allora, ringrazio tutti coloro che si sono abbonati, anche Riccardo, che non avevamo ringraziato perché sono arrivati tanti messaggi, le interviste, le grafiche, eccetera. Allora, per me domani il man of the match è Teo Hernandez. Ragazzi, Però un non nome in segna chat. Teo, Vedo ma soltanto per dei me Giroud. domani se segna qualcuno, segna... Sono un po' indecisa tra Oli e Sandro Tonali. Tu? No, ragazzi, speriamo di no, Maignan. Vuol dire che No, vi prego. cioè, non l'ansia, lo terrore, direi. Quindi è il nostro giocatore, possiamo schierarlo? Sì, si può schierare, può anche essere decisivo, però per le nostre coronarie spererei di no. Il nostro attacco sta facendo un po' fatica a segnare. Giroud non segna da un po', Leao tolta la doppietta col Napoli, un po' fatica. Non parliamo di Origi e Rebic, che vabbè, abbiamo sempre ultimamente chiesto dei gol un po' strani a Pobega, a Benasser. Mi gioco un altro gol strano. Mi gioco un Fikayo Tomori a sorpresa, un colpo di testa. Io di gol strano mi gioco più Krunic. Ok. Il tuo gol strano, Bea? Vabbè, già un gol di Tonali non è propriamente, No, è vero. Sì. voglio dire, un classico usuale. Ma un gol strano ti direi anche io, il buon Rade Krunic. Però Leggo un per po' me di domani messaggini, non dai. va un gol strano. Vedo un po' di Leao, un po' di Krunic tra l'altro, un bel po' di Rade Krunic Se lo che meriterebbe. ci sta segnando solo in nazionale Rade, dove a noi interessa Ma relativamente tra l'altro poco. se ne è bruciati 2 stagionali nella stessa partita. La doppietta stagionale in nazionale onestamente a noi ci interessa molto poco. Brahim la risolve, Mike man of the match. Se Leao vuol diventare un fuoriclasse, puntini. Krunic all'89esimo, assist di Mike su Leao in rilancio, il nostro Mamma mia, schema. Mike se facesse assist secondo me sarebbe Origi in felicissimo. vestaglia. Potrebbe essere una grande idea per un Ma attimo, se per ci pensi, i confondere le gol che ha acque. segnato lui in Champions, compreso quello in finale, non è che è entrato, si è mangiato l'erba. Sono arrivati anche un po' casuali. Poi li devi fare, 2 gol in semifinale che ha fatto e il gol in finale. Però ha un gollonzo così di Divock, cioè almeno giustificherebbe in parte l'ingaggio che sta prendendo.
Sì, in parte se No, ma non ci credo se- nemmeno se io, lo è dico un po' che- ripagato quasi, Eh. direi, l'ingaggio. Lionel Diaz, Davis, Saele o Tonali? Però vedo anche dei Messias, quindi sarebbe questione di secondo tempo, entrambi, sia Salmacher che Messias. Sì. Difficile. Dai, l'ultima domanda che vi faccio, la faccio anche alla chat. Sì. Cosa deve fare domani il Milan? Aspetta e riparte, va aggressivo. Ma allora, aspetta e riparte. Proprio solo aspetta e Contando che riparte, non so l'avversario può quanto. costringerti a fare tutt'altro, di Esatto. quello che vuoi, però... Io penso che il Milan domani debba difendere tanto. mm. Non so se siamo capaci a difendere e ripartire e basta. Napoli è andato aggressivo, è andato alto a prendere il Napoli, più di una volta. È ovvio che se facessi gol subito ti togli un bel peso. Però allo stesso tempo non sbilanciarsi troppo. Cioè, per me non ti devi esporre al Napoli. Perché domani c'è Osimhen. È Deve deciso? restare Mm. concentrato, punto. E non avere paura. Perché all'andata qualcuno la paura ce l'ha avuta. Sì. Quel passaggio di Tomori dei primi 30 Per secondi. quanto mi riguarda, se in testa hanno le provocazioni e l'importanza della partita e mettono in campo zero paura e concentrazione, il Milan va avanti. Però se una di queste componenti non c'è, è dura. Siamo arrivati in fondo a questo talk, ce ne rimane uno soltanto prima della partita di domani sera. Torniamo ovviamente in live domani alle 16 con il talk, ma alle 19 tempo di filo rossonero. Quindi Bea, con te ci ritroviamo questa sera. Ciao! Sì. Ciao a tutti, ci vediamo alle 19 e successivamente domani. Con Carlo Pellegatti da Napoli. Carlo Pellegatti da Napoli, sì, Carlo è già arrivato a Napoli, quindi vi daremo le ultime proprio su questa partita attesissima. La stai vivendo bene. La stai vivendo bene, Bea, No, assolutamente. io sono serena che Sì. domani, sia che passiamo il turno, sia che non passiamo il turno, non li vediamo più fino all'anno prossimo in Serie A. E me ne sono molto felice perché basta. Bene. Grazie. Henry, Ciao. ciao anche a te. Noi ci ritroviamo come detto alle 19. Dovrebbe esserci la stanza di bottoni, ancora non ho la certezza perché il mister mi sta un po' ghostando, come dicono i giovani, bravo. e quindi non ho la certezza matematica che ci sia, perché è in un momento un po' particolare il mister. È la penultima di campionato già giocata e con l'ultima la prossima settimana da giocare per evitare Servono i i 3 play-out. punti o rischiano di non Servono bastare? i 3 punti e serve anche incrociare le dita per le altre squadre, quindi è un momento un po' particolare. Ai. Quindi torniamo sicuramente con Carlo Pellegatti alle 19. Vi do un aggiornamento poi sui social per quanto riguarda la stanza di bottoni. Noi ovviamente torniamo domani mattina alle 10 per l'avvicinamento al quarto di finale Napoli-Milan, domani ore 21 al Maradona. Ciao a tutti. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rossonera, siete pronti per una grande novità? La nostra sezione shop sul sito è stata completamente rinnovata e ci sono tanti nuovi prodotti per voi. Dal rigore di Sheva a Manchester alla maglia celebrativa del 19° scudetto, passando per il diavoletto di Radio Rossonera. Abbiamo preparato un sacco di nuove magliette, felpe, cover e altri gadget per potervi far indossare la vostra passione tutti i giorni. E se siete alla ricerca di regali per i vostri amici e familiari, la nostra sezione shop è il posto giusto dove trovare l'idea perfetta. Che state aspettando? Visitate www.radiorossonera.it e andate alla sezione shop per scoprire tutte le novità. Hai mai sognato di diventare il mister perfetto? Ora puoi farlo con Mise, la nuova app che ti permette di giocare ed investire con il calcio. Grazie ai nostri algoritmi, i valori dei calciatori sono oggettivi e basati sulle performance. Raccogliamo e lavoriamo oltre 5.000 dati dal più grande data provider sportivo del mondo, Opta. Con Mise puoi comprare, vendere e scambiare i tuoi cartellini digitali, guadagnando come un vero mister. E se sei un neofita del trading, non preoccuparti. Mise ti insegna i concetti base della finanza in modo divertente e ti fa guadagnare con la tua passione, il calcio.
Se te ne intendi davvero di calcio, diventa il primo mister dell'era digitale con Mise. Scarica subito l'app e inizia a vivere una nuova coinvolgente esperienza di fantamercato 2.0. Mise, la tua nuova squadra digitale. Sei pronto per portare la tua attività al prossimo livello? Hai bisogno di far conoscere i tuoi prodotti o servizi a un pubblico ampio e appassionato? Allora su Radio Rossonera sei nel posto giusto. Con Radio Rossonera puoi raggiungere 1 milione di ascoltatori e 30 milioni di contatti al mese. Se vuoi far crescere il tuo business, la pubblicità su Radio Rossonera è la scelta perfetta. Il nostro team di professionisti ti guiderà attraverso ogni fase del processo, dal design del tuo spot alla diffusione in diretta. Offriamo pacchetti personalizzati per soddisfare le tue esigenze pubblicitarie, non solo pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate tra dirette e social. Non perdere l'opportunità di far conoscere la tua attività a un pubblico appassionato e fedele. Contattaci oggi stesso. Manda una mail a edoardo.maturo@radiorossonera.it o chiamaci allo 02 43 51 16 67 per scoprire come Radio Rossonera può aiutarti a crescere e a raggiungere il successo. Tifosi del Milan, siete pronti a brindare ai gol della nostra squadra del cuore? Con la Montina, lo spumante dei campioni, ogni brindisi diventerà un vero e proprio gol. La Montina è il vino perfetto per celebrare le vittorie del Milan e superare le sconfitte. Le uve pregiatissime della regione di Franciacorta, unite alla maestria dei mastri vinificatori, creano una bollicina delicata e raffinata, capace di esaltare ogni boccone e ogni emozione. Che aspettate? Fate come il Milan che ha scelto la Montina come vino ufficiale. E allora, in alto i calici e cincina la passione, alla storia e ai colori rossoneri. E vai Milan, gol! E poi segna un gol incredibile. E il gol dei ragazzi! Rete!